È passato circa un anno da quando ho installato questa serra nel mio piccolo orto e oggi vorrei parlarti della mia esperienza a riguardo, i pro e i contro, parlando anche e soprattutto di quegli aspetti che avevo un po' sottovalutato ma avrei voluto sapere prima. Partiamo dalle dimensioni di questa serra. È una piccola serra per un piccolo orto, è lunga 6 metri, larga 3 e l'altezza al centro, se mi ricordo bene, sono 2,10 m. Al momento dell'acquisto potevo scegliere se installare delle aperture laterali. Ho scelto di inserirle su entrambi i lati per agevolare la reazione soprattutto nei periodi più caldi. Ne riparleremo dopo, ma infatti questa serra solitamente sta aperta da aprile circa fino a fine ottobre. Poi abbiamo la porta di ingresso. Questi sono i vari supporti, i vari sostegni. Ho dovuto fare delle modifiche per le aperture laterali, infatti questi ganci sono per agganciarci queste stecche esterne. Il gancio si vede è l'interno, perché in dotazione la serra aveva dei ganci che sporgevano qui e avevo paura che si rompesse la plastica. La plastica che ho scelto, tra l'altro, è un modello un pochettino più resistente, sperando che mi duri un pochettino di più. Se stai pensando di prendere una serretta tipo questa per il tuo piccolo orto, probabilmente lo fai anche perché vorresti allungare in maniera significativa il periodo di coltivazione, in particolar modo durante l'inverno. Però attenzione, perché non è proprio così semplice la faccenda. Questo tipo di serra, infatti, viene chiamata anche serra fredda perché non è riscaldata. Soprattutto se sei nel mezzo ai campi, come sono io, e non hai corrente elettrica a disposizione, non sarai in grado di installare anche delle piccole stufette o qualcosa per riscaldarla. A tal proposito, non meravigliarti se nei mesi più freddi la temperatura interna alla serra, durante la notte ti sto parlando, è più bassa di quella esterna. Questo a causa di un fenomeno che si chiama inversione termica. Eventualmente, se hai paura che le temperature scendano troppo per il tipo di coltivazioni che vorresti fare, potresti considerare di mettere in aggiunta degli archetti e del tessuto non tessuto. Ma nell'orto invernale la temperatura non è l'unico problema, anzi, ci dimentichiamo troppo spesso che le piante hanno bisogno sì di una certa temperatura, di calore, no? per crescere, per svilupparsi, ma anche le ore di luce sono importantissime. E visto che nel periodo invernale poi le ore di luce diventano veramente pochissime, è fondamentale che qualsiasi coltivazione tu voglia portare avanti durante l'inverno si sia già praticamente del tutto sviluppata prima dell'arrivo del grande freddo o di quando le ore di luce diminuiscono drasticamente. Ti assicuro che una serra di questo tipo non permetterà alle tue colture in inverno di svilupparsi in maniera significativa. Bisogna appunto che siano quasi pronte prima. Altra cosa da considerare è la ventilazione. Ripeto, se non hai corrente elettrica non sarai in grado di mettere nemmeno un piccolo ventilatore. E visto che durante il periodo invernale si tiene tutto chiuso, sia le aperture laterali e anche la porta, perché se ti entra vento rischi che la serra ti venga seriamente danneggiata, quindi è importante tenere a mente anche questo, eventualmente aumentando un pochettino le distanze di trapianto tra le varie piantine, sia per far arrivare più luce, visto che già ce n'è poca, e sia per una migliore ventilazione, per evitare problemi, insomma, di muffe, malattie. Ti chiedo un piccolissimo favore: se ti piacciono i video che faccio, considera di mettere mi piace e iscriverti al canale, mi aiuteresti tanto, grazie. Torniamo al video. Parlando invece di orto estivo, una cosa molto importante da tenere a mente secondo me è l'impollinazione, soprattutto se fai piante come pomodori o cetrioli. Quelle piante in generale che hanno bisogno di essere impollinate. Sei dentro una serra, quindi ci sarà sicuramente meno vento, anche se i lati li tieni aperti, e dovrai quindi cercare di attrarre un pochettino di più rispetto a quello che fai fuori gli insetti impollinatori, altrimenti potresti avere un po' di problemi a riguardo. E attenzione ovviamente anche alle temperature troppo alte, perché se la serra è esposta bene potresti considerare anche di mettere dei teli ombreggianti, perché in estate negli orari di punta, ma non solo, già la mattina alle 9 alle 10 le temperature possono diventare veramente altissime e quindi tutti i vari problemi, inclusi anche quelli di impollinazione, perché anche con le temperature troppo alte ti si potrebbero bruciare i fiori delle piante. Ti consiglio inoltre di fare attenzione alle distanze tra le varie piante, di aumentarle leggermente rispetto a quello che fai fuori, perché se una piccola serra come questa diventa troppo affollata potresti avere delle problematiche.
Passiamo ai pro e i contro. Sicuramente il discorso irrigazione, perché essendo al chiuso l'acqua la prendono quando gliela vuoi dare te e nelle quantità che decidi te. Le piante che coltivi qui dentro sono inoltre protette da eventi un pochettino più estremi come piogge intense o addirittura grandine. Poi in generale gli ortaggi ho notato che sono molto più puliti, più asciutti, quindi la qualità è migliore e comunque i raccolti in generale secondo me sono superiori rispetto alle solite colture coltivate all'esterno. Passando ai contro, quello che secondo me è il problema principale è la gestione delle temperature nelle mezze stagioni, perché nelle mezze stagioni la notte comunque c'è sempre molto freddo, ma durante il giorno in serra la temperatura sale tantissimo e se la serra è chiusa è un bel problema. Potrebbe spingere alcune piante addirittura ad andare a seme prematuramente. Quindi collegato a questo c'è un altro contro che è che te devi tutte le mattine aprire le aperture laterali se ce l'hai o la porta o le porte e poi la sera richiuderle. Facendo così riesci a gestire un pochino meglio la temperatura, però è un impegno. Quindi se la sera ce l'hai nel giardino di casa tua va benissimo, non è un problema, esci di casa anche in ciabatte, apri e chiudi. Ma se l'orto ce l'hai un pochettino più lontano o anche semplicemente a 5-10 minuti da casa, è una cosa che però ti devi ricordare di fare. Inoltre c'è il fattore ventilazione di cui abbiamo parlato già anche prima. Ma quindi, alla luce di quanto ti ho detto, ti consiglio di prendere una serra oppure no? La mia risposta, come quasi sempre, è dipende. Innanzitutto dipende se hai appena cominciato o se sei un pochettino più esperto. Poi dipende dal tuo budget, perché se devi prendere una serra soltanto per prendere una serra, ma la prendi di quelle a 150 euro che alla prima folata di vento volano via, probabilmente è meglio se non la prendi. Considera che questa l'ho pagata quasi 500 euro, quindi è una buona somma, ma io lo vedo come un investimento. Io ad oggi penso che ne valga la pena, mi riservo di cambiare idea in futuro perché cambiare idea va benissimo, ma per ora ho avuto buoni risultati e la ricomprerei al netto dei contro che ci sono, perché non è un sistema perfetto, ci sono delle cose a cui fare attenzione, ma tutto sommato, secondo me, se ne hai la possibilità e se per te ne vale la pena nella tua situazione, ti direi di prenderti una serra anche piccola come questa, perché è piccolina questa, ma la quantità di verdure che riuscirai a coltivarci ti sorprenderà. Fammi sapere qual è la tua esperienza con una serra, se ce l'hai o se hai delle domande nel caso tu stessi pensando di acquistarne una. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, iscriviti al canale e spero che questo video ti sia stato utile. Alla prossima, ciao!